Buongiorno e benvenuti a un nuovo video dedicato ai comandi di Revit. Ci siamo lasciati l'ultima volta con l'analisi di un comando annotativo molto importante, quale la quotatura all'interno di un progetto. Soprattutto abbiamo analizzato la quota allineata. Quest'oggi invece andremo a vedere un comando sempre molto importante per l'analisi e chiamiamola quotatura, comunque di un progetto all'interno di Revit. Vedremo il comando locale che trovate su scheda architettura, gruppo locale area, comando locale. Il locale che cos'è innanzitutto in Revit? Non è altro che una sorta di vuoto che dà delle informazioni parametriche all'utente. Quindi in questo caso Revit non le inserisce all'interno della scheda annota, perché non è una sorta di annotazione, ma è una sorta di oggetto che, bensì non abbia una propria valenza fisica, comunque è un oggetto presente all'interno del nostro software. Quindi è un vuoto che dà appunto dei parametri di sistema, quali ad esempio il perimetro, può dare l'area e anche il volume. Facciamo adesso un esempio, così andiamo subito al dunque, vi faccio subito capire come funziona un locale. Andiamo su scheda architettura, comando locale. Io vi ho disegnato quest'oggi una piantina inventata con delle porte, dei perimetri, dei muri perimetrali, dei tramezzi e delle finestre per farvi simulare una propria, un proprio progetto che potrete trovarvi ad analizzare con il comando locale. Appena io do un clic sul comando locale, vedete che mi si accende in blu il perimetro del mio locale. Quindi in questo caso ho il perimetro che è circoscritto all'interno dei miei tramezzi. In questo caso andiamo a inserire il primo locale nell'ingresso. Quindi io appena do un clic, vedete che lui automaticamente cosa fa? Mi numera il locale, mi dà la possibilità di, se io faccio un clic sull'etichetta, di andare a modificare, ad esempio metto ingresso il mio locale, e automaticamente questa etichetta di default mi dà la misura della mia area e del mio volume. Andiamo però ad analizzare una cosa molto importante, soprattutto lui come fa i calcoli, perché è molto importante capire i parametri di settaggio di questi locali. Li trovate sempre su scheda architettura, locale area, col menu a tendina. Vedete che vi compare calcolo aree e volumi. Voi cliccate su questo simbolino e vedete che voi avete la possibilità di dire come deve essere calcolato il locale. Quindi se volete veramente mettere solamente le aree, per il momento potete fare un clic, vedete che lui mi compare come non calcolato, oppure volete lasciare aree e volumi e il calcolo delle vostre aree non le volete alla finitura del muro, quindi all'interno, ma lo volete ad esempio al centro del muro. Fate clic su ok, vedete che lui automaticamente mi allarga il calcolo dell'area anche nelle mezzerie dei tramezzi. Infatti la mia area è aumentata a 11.9. Lasciamola un attimino alla finitura del muro, però era importante farvi capire come ragiona all'interno del software. Altra cosa molto importante, il volume. Come viene calcolato il volume? Perché ok, l'area mi viene circoscritta all'interno dei miei muri, ma il volume, in questo caso noi abbiamo disegnato rapidamente un tetto a 2 falde e vogliamo che questo volume dell'ingresso sia fino al mio sottofalda. In questo caso invece vedete che c'è un parametro di settaggio. Se io seleziono un locale, c'è un parametro di settaggio che si chiama offset limite, che vi dà la possibilità di manipolare numericamente e anche, vedremo graficamente, il calcolo del volume. Se ad esempio decidessi di abbassare questo offset limite, vedete cosa succede? Lui mi ha abbassato anche il volume, perché mi dà come riferimento questo offset limite. Questo vuoto non deve superare i 2 metri di altezza. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Vi faccio una sezione
rapidamente per farvi capire come funziona. Vedete, io ho fatto una sezione, questo è il mio locale, ok? Quindi ha un offset superiore, limite superiore pari a 2 metri, che io però ovviamente posso andare ad aumentare. Quindi se io questo 2 metri lo porto a 4 metri, ovviamente, ecco, una cosa importante, l'offset base lasciatelo sempre con un valore pari a 0, non deve andare sotto, altrimenti il volume va verso il basso. Ecco, in questo caso, vedete, il mio offset limite superiore è aumentato, però non basta, io voglio andare fino al sottotetto, quindi basta trascinare questo punto di manipolazione oltre il tetto. Non è importante la misura, nel senso, supponete che andiate oltre il tetto, lasciate e vedrete che automaticamente Revit mi taglia questo locale, perché riconosce come confine il tetto di base. C'è da fare però una piccola premessa. Mi raccomando, gli elementi architettonici, ad esempio muri, pavimenti e tetti, devono avere tutti attivata questa checkbox. Se io seleziono il tetto, in questo caso, vedete, subito dopo la voce livello di base c'è delimita il locale. Questa checkbox è attivata. Se fosse disattivata sarebbe un bel problema, perché il mio locale non riconoscerebbe più il confine, quindi il mio tetto non delimiterebbe più il locale e il locale andrebbe verso l'alto. Quindi se lo disattivassi, vediamo cosa succede. Ecco, il mio locale non riconosce più riferimento forte architettonico e mi va oltre. E questo cosa comporta? Comporta che il volume cambia, il calcolo del volume viene radicalmente cambiato. Infatti, vedete, se io seleziono il locale, il volume in questo caso è 83 metri cubi, 83,57 circa metri cubi. Se io vado a riattivare il mio locale, delimita il locale, il comando delimita il locale e riseleziono il locale, vedete che è cambiato. È diventato 68,56 metri cubi. Quindi quando poi andiamo a fare un computo metrico, queste cose sono fondamentali. Stessa cosa anche i muri. Se io disattivassi la delimitazione di questo locale, ovviamente il mio locale mi si spalmerebbe. Quindi dovete sempre avere ben selezionato questa checkbox, mi raccomando, sia nei muri, nei pavimenti, ma anche nei tetti. Questa checkbox delimita il locale, deve sempre essere attivata, mi raccomando. Torniamo adesso appunto al piano terra. Ecco, in questo caso io ho messo il primo locale, ma andiamo a mettere tutti gli altri, quindi andiamo a posizionare tutti gli altri negli altri vani, quindi mettiamo questo, mettiamo tutti gli altri, mettiamo questo qua in fondo, questo qui e questo qua che potrebbe essere il nostro salone barra corridoio. Vedete lui che cosa ha fatto? Di default lui mi ha colorato i locali, questo perché lo vedremo nella lezione successiva. Lui in questo momento mi sta agganciando uno schema colore. In questo caso lo schema colore va per numerazione, quindi in base alle numerazioni lui mi dà un colore all'interno dei locali. Noi in questo caso possiamo disattivare questo aggancio di schema colore e portarli trasparenti. Vedremo nel prossimo video appunto come funziona il calcolo delle aree dello schema colore soprattutto. Per disattivare lo schema colore, in questo caso, basta andare sul pannello di proprietà del tipo della pianta, alla voce schema colore, fate clic e selezionate nessuno e date un'applica. Vedete che automaticamente Revit ha fatto diventare trasparenti tutti i locali, non sono più colorati, e diciamo che graficamente forse è quello che in questo momento ci serve di più. Una cosa importante ovviamente è, oltre che la numerazione, questa etichetta di default mi numera anche i locali, è il nome dei locali. Quindi andiamo ad esempio a chiamare, questo potrebbe essere, che ne so, cucina, questo potrebbe essere, andiamo a chiamarlo soggiorno, questo
Ora adesso io sto facendo un esempio, però potrebbe essere importante nei vostri progetti, quando andate a disegnare un appartamento o un ufficio, andate a definire, questo è il corridoio, andate a definire, diciamo, la destinazione d'uso del locale. Questa è una camera, questo potrebbe essere un ripostiglio e questa potrebbe essere, volendo, un'altra camera. Ok? Quindi questo è il funzionamento principale dei nostri locali. Ovviamente state attenti sempre al volume. Quindi in questo caso io ho diciamo trascinato in alto i miei locali, però dovete farli con tutti. Quindi in questo caso questo qua è in alto e arriva nel sottotetto, questo no, quindi dovete tutti trascinarli oltre la falda per far sì che il calcolo dei volumi sia corretto. Un altro metodo può essere quello di selezionarli tutti. In questo caso potete, tenendo il control schiacciato, trascinare e selezionarli tutti e andare a dare un offset limite esagerato, magari un offset limite di 6 metri, supera tutto di gran lunga il tetto a doppia falda. Andiamo poi a fare una verifica. Ecco, vedete, questo magari no, però direi che questi laterali li superano tutti quanti. Però fate sempre una verifica, mi raccomando. Io in questo caso adesso vi ho fatto un tetto, ma se ci fosse la soletta sarebbe la medesima cosa. Volevo farvi vedere per ultimo un comando molto importante, perché vi potrà capitare un caso limite, anzi un caso limite, direi un caso piuttosto standard, che è quello appunto della presenza di un tramezzo aperto, non chiuso. Quindi andiamo a disegnare immediatamente un tramezzo, magari posizionato al centro di questa stanza. In questo caso, ecco, cosa fa Revit? Lui automaticamente, ovviamente, gira intorno al muro e mi considera sempre il calcolo dell'area totale, no? di questo locale. Però noi magari vogliamo quotare i due diversi locali, sebbene non ci sia un muro che chiude fino in fondo. E in questo caso in Revit ci aiuta il comando delimitatore locale, che trovate appunto sempre su scheda architettura gruppo locale area. A fianco al comando locale trovate delimitatore locale. Fate un clic appunto su questo comando e tracciate una linea dove volete che ci sia la delimitazione. In questo caso magari la delimitazione può essere in asse. Appena voi fate un clic vedete che lui vi traccia questa linea di default azzurrina. L'importante è che sia fatta fino in fondo. Vedete cosa fa lui? Automaticamente sposa un locale, in questo caso ha scelto il locale inferiore, ma ha ridotto di gran lunga sia il volume ma anche l'area. Cosa è successo? Ha spezzato il locale e l'ha assegnato totalmente a un locale, al locale di sotto. Ovviamente manca però adesso il locale di sopra, quindi di nuovo andate su scheda architettura comando locale e potete andare a inserire questo locale. Ok, quindi lui mi ha spezzato il locale in due. Ovviamente cosa fa? Lui riconosce come riferimento forte questa linea, come se fosse un muro. Lui traccia questa linea a livello grafico. Se questa linea poi vi dovesse dar fastidio negli elaborati, basta andare sopra la linea, fare un clic col tasto destro, nascondi nella vista elementi, quindi automaticamente lui sa che c'è questa delimitazione ma non ve la mostra. Questo è importante perché sicuramente non è bellissimo che si veda sempre. Una cosa molto importante, mi raccomando, questa linea non è una linea di notazione, quindi se lo nascondo, vi nascondo un attimo il tetto, se lo nascondo nella pianta però è presente in tutte le viste, quindi dovete sempre andare a nasconderla nelle viste che vi interessano. Bene, anche per oggi direi che l'appuntamento con il programma Revit, quindi abbiamo analizzato quest'oggi principalmente il comando locale, è finito qua. Mi raccomando, fate esercizio, è molto importante. Vedremo la prossima volta, come vi dicevo, lo schema colore.
Quindi mi raccomando, fate esercizio, iscrivetevi al canale, supportateci, lasciate like e condividete con i vostri colleghi e compagni di corso. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Mi raccomando, buon BIM a tutti!